Rodi. Benvenuti sull'isola di Rodi, l'isola conosciuta per il colosso di Rodi. Psst, ti svelo un segreto, è stato abbattuto circa 2600 anni fa e venduto agli arabi. La piccola isola greca, bagnata dal mare Egeo a nord e dal mar Mediterraneo a sud, è un concentrato di bellezza. Questa isola può offrire molto. Consiglio soltanto di non visitarla durante i periodi centrali estivi, in quanto la calura a volte è insopportabile, anche le notti potreste avere caldo. Infatti, durante la mia ultima visita ad agosto, alcune sere verso le 23 la temperatura era sempre oltre 32 gradi. La voglia di passeggiare viene meno. Lindos. La magnifica Lindos è famosa per la sua acropoli. Il paesino è di una bellezza disarmante, con le casette bianche a finestre blu, stradine strette che riparano dal sole e negozietti tipici a cui è impossibile resistere. Lindos è situata nella parte meridionale dell'isola ed è circondata da splendide spiagge. Impossibile non essere invogliati a fermarsi a fare un tuffo nelle acque cristalline. Per arrivare all'Acropoli avete due modalità. La prima è la classica salita a piedi. Una piccola passeggiata vi condurrà fino all'ingresso, mentre la seconda possibilità è quella di affittare un asinello che vi porterà fino in cima. Personalmente preferisco la prima opzione, ma per persone anziane, viste anche le elevate temperature, la seconda scelta a volte può rivelarsi la più vantaggiosa. L'ingresso, durante la mia ultima visita, costava 12 euro, ma ci sono sconti fino al 50% per gli over 65. Una volta arrivati all'Acropoli, la visita sarà spettacolare e potrete scattare le vostre foto con lo sfondo di alcune colonne dei templi tipici di quell'epoca. La visita non durerà tanto, vista la vastità del luogo, ma scendendo a valle potreste avvertire un certo languorino e allora, prima di tuffarvi a mare, vi consiglio di provare qualcuno dei ristoranti che delizieranno il vostro palato e avrete la soddisfazione di mangiare all'ombra in questo posto incantevole. Valle delle Farfalle. La Valle delle Farfalle si trova a nord dell'isola, a soli 30 km dalla città di Rodi. È chiamata così proprio per l'incredibile quantità di farfalle che si trovano lungo la valle del fiume Pelecan. Questo fiume alimenta dei piccoli ruscelli che formano piccole cascate e pozzi, dove il microclima speciale che si crea è l'habitat ideale per la proliferazione della Limorfa quadripunctaria, nota anche con il nome di bandierina spagnola visto il suo colore, ed è attratta specialmente per una resina particolare che si trova in questa zona. Il periodo migliore per vedere questa moltitudine di farfalle è tra metà giugno e metà settembre e vi posso assicurare che lo spettacolo è assicurato. Pagando soltanto 5 euro potrete assistere a questo spettacolo unico. Le farfalle ricoprono ogni cosa. All'inizio penserete che si tratti soltanto di un legno diverso. Volta capito ed individuate le farfalle, noterete che ogni cosa è ricoperta da loro. La valle si snoda in un percorso di circa 1,2 km di salita, che saranno successivamente in discesa, in un percorso guidato che mai risulta difficile ed è facilmente affrontabile. In questa valle l'unico rumore che noterete, oltre al vociare delle persone, è il gorgoglio del torrente che scorre lungo tutto il percorso. All'interno del parco, in zone un po' più riparate, sono presenti anche chioschetti che vi forniranno di tutto il necessario. Camiros. Camiros è il sito archeologico assolutamente più bello da visitare, è uno degli insediamenti più importanti dell'intera isola. Gli scavi furono iniziati nel XIX secolo e tuttora stanno proseguendo portando alla luce sempre più reperti. Questa cittadina ha subito un declino nel 226 a.C., quando un devastante terremoto la rase al suolo. Molte furono le vittime, ma gli abitanti sopravvissuti provarono in tutti i modi a ricostruire il tutto e tornare alla vita di un tempo. Il fatto però ha voluto che poco più di 100 anni dopo un'altra violenta scossa rase nuovamente tutto al suolo e da quel momento l'abbandono fu definitivo. Durante la visita, del costo di circa 6 euro, potrete ammirare ancora tutti i perimetri delle case, infatti tutti i tetti crollarono nel terremoto e quelli rimasti in piedi crollarono nel tempo, ed oltre a questo è possibile ammirare il sistema fognario. La cittadina si sviluppa a gradoni. Nel punto più basso era presente l'Agorà, ovvero il posto nel quale dove viveva la popolazione, affiancata da un tempio dedicato al dio Apollo. Man mano che si sale anche il rango degli abitanti, fino ad arrivare alla sommità dove si trova l'Acropoli, dedicato ad Atena Cameira.
Il sito archeologico si estende per circa 1,5 km, garantendovi una completa visione di come era strutturata la città. Faliraki, forse il luogo più turistico di Rodi, non tanto per la bellezza del posto, ma quanto per la presenza di hotel, stabilimenti balneari e locali per la vita notturna. Forse in modo poco azzeccato viene definita la Las Vegas di Rodi, ma non è nemmeno paragonabile alle metropoli statunitense, nonostante la presenza di hotel e divertimenti. La cittadina di per sé è molto piccola e comunque non è la zona più cara dell'isola. La spiaggia di Faliraki è una delle più conosciute di Rodi, frequentata anche da famiglie, visto che generalmente si presenta con mare calmo e fondali bassi. Anche la spiaggia di sabbia è adatta un po' per tutti. Poco distante da Faliraki troveremo anche un piccolo gioiello, la baia di Anthony Quinn. Questa baia viene così chiamata perché durante le riprese del film I cannoni di Navarone, l'attore si innamorò di questo posto, così che presto venne a lui dedicato. La piccola spiaggia è facilmente raggiungibile e poco distante si trova un comodo parcheggio. Purtroppo proprio per questa causa trovare un posto dove fare un bagno non è proprio un'impresa facile. La baia è un posto perfetto per le fotografie, grazie anche alle sue acque cristalline e le scogliere, una piccola insenatura che sembra accogliere i turisti. Rhodes è la principale città dell'isola, un'antica città che preserva ancora in ottimo stato le mura difensive. La città si divide tra Città Nuova e Città Vecchia. La Città Vecchia è un vero gioiello da esplorare e si trova proprio nelle vicinanze del mare. La maggior parte dei turisti viene fatta entrare proprio dalla porta principale che immette sulla bellissima piazza di Simi, dove potremo ammirare le rovine di un tempio. Ma questa non è l'unica via di accesso alla città. Infatti, se deciderete di visitare la città in autonomia e senza l'ausilio di una visita guidata, il consiglio è quello di lasciare la macchina un pochino in periferia per evitare i costosi pedaggi che troverete nel centro città e di entrare a visitare da una delle tante porte che si trovano in ogni punto cardinale. Una volta all'interno, le piccole stradine vi condurranno da una parte all'altra, accompagnandovi con tantissimi negozi e ristoranti che vi garantiranno una piacevole passeggiata. Mangiare in questo posto non è caro, quindi vi consiglio di prendere una pausa a metà giornata e godervi l'atmosfera cittadina, magari in una piazza sotto le fronde degli alberi, al riparo dal sole. Scendendo verso mare invece possiamo trovare il porticciolo di Mandracchi. Questo porticciolo nell'immaginario comune è famoso in quanto più di 2000 anni fa era presente il famoso colosso di Rodi, una statua di grandi dimensioni, alta circa 32 metri, costruita in onore di Elio che aiutò la città a difendersi dall'invasore Demetrio. Siamo giunti alla conclusione di questa videoguida per farti conoscere i luoghi più belli che potrai visitare a Rodi. Approfitta di uno dei pacchetti presenti in descrizione per trovare la tua offerta di viaggio più comoda. Grazie per il tempo dedicato e al prossimo video. Ciao!